Ragazzi, oggi andremo ad analizzare uno dei più gravi problemi che spero non accada a nessuno di noi, cioè quello di trovarsi l'impianto fotovoltaico sott'acqua. Sappiamo benissimo che l'acqua e l'elettricità sono due nemici perenni. Ebbene, che cosa succede se a motivo di un'esondazione, un allagamento, un'alluvione, un rubinetto che si rompe e 3 atmosfere di acqua escono e vanno tutte a precipitare a motivo della gravità nel luogo più basso, dove voi magari avete messo le vostre batterie, il vostro inverter, il vostro regolatore di carica. Ebbene, siete in vacanza, siete al lavoro, dopo un'ora, due, tre o nel caso di un'alluvione in pochi minuti si andranno a riempire i locali, le batterie finiranno sott'acqua. Che cosa accade? Oggi vedremo e discuteremo questo serio problema attraverso anche una serie di sperimentazioni. Buona visione, ci vediamo fra 4 secondi. Ebbene ragazzi, io passerei subito al primo test che volevo fare, cioè le batterie sott'acqua. Ebbene adesso andiamo in laboratorio all'esterno dove ho preparato tutto per fare questo esperimento. Sarà effettuato con batterie al piombo, ci sono tanti amici del canale che hanno ancora le piombo, tanti hanno le litio. La litio è più potente, la piombo meno, quindi le reazioni che vedremo sono comunque simili. Ci richiamo subito al laboratorio e vediamo cosa succede a una batteria che sarà sommersa dall'acqua simulando un'alluvione e vediamo i comportamenti con i vari strumenti. Buona visione. Per fare questo video, questo test, ragazzi, andrò a utilizzare questo grosso bacino di acqua e lo riempirò proprio con la canna gradualmente. Quindi andrò a inserire per primo la batteria all'interno di questo secchio e poi riempirò gradualmente in modo da vedere già cosa succede con il mio multimetro già al primo affiorare dell'acqua sui due poli. Procediamo. Dopo aver inserito la batteria ho collegato i cavi al multimetro e la tensione rilevata risulta essere 12,56 volt. Questo evidenzia che la batteria è carica, completamente carica. A questo punto andiamo a inserire l'acqua e vediamo cosa succede. L'acqua sta entrando e piano piano arriverà al livello della batteria. La tensione ve la faccio ricontrollare, è sempre 12,55-54 circa. Bene, ci siamo ragazzi. Vediamo il raggiungimento dell'acqua che avverrà in questo preciso istante, ecco vedete. Ebbene, si sta formando un processo elettrolitico. La batteria mantiene la sua tensione. Si sta abbassando veramente in maniera lenta, molto lentamente la tensione. Adesso chiudo l'acqua, tanto le batterie sono sommerse. Faccio sempre vedere una diretta. Bene, ragazzi, la batteria è sommersa dall'acqua. Come vedete, mantiene la tensione. Bene, ragazzi, da questo primo esperimento avete visto che la batteria non perde tensione. C'è un po' di elettrolisi che la fa calare molto lentamente, ma il fatto che sia sigillata e le litio sono ancora più sigillate delle piombo, perché le piombo hanno degli sfiati, le litio invece no. Non avendo i sfiati rimangono proprio sempre pronte e utili. Chiaramente il test l'ho fatto con una piombo perché non volevo prendere un pacco batterie 24-48 volt e immergerlo nell'acqua. Consentitemi questo test. È la stessa identica cosa. Quindi la batteria non scende di tensione, rimane lì pronta, ma quando è pronta eroga costantemente corrente o no? Si ferma il nostro impianto o no? Ebbene andiamo a fare il secondo test, cioè attaccherò un piccolo carico, è una lampadina da macchina, e vediamo se funzionerà o se non funzionerà. Buona visione. Qui abbiamo sempre una tensione di 12,46-45, sta veramente scendendo molto lentamente e adesso voglio farvi vedere cosa accade. Io ho connesso questa lampadina a una barra equipotenziale in modo da prelevare il polo negativo e prelevare il polo positivo.
A questo punto metterò in connessione questa lampadina e vediamo cosa succede. Ebbene ragazzi, si è accesa. Come vedete la lampadina sta perfettamente funzionando. Ora significa che la batteria, anche sott'acqua, è in grado di lavorare. Ragazzi, sono passati già 10 minuti e la tensione è scesa pochissimo. Siamo sempre intorno ai 12,50. La cosa che voglio farvi anche vedere è che ovviamente stiamo parlando di bassa tensione, quindi anche immergendo le mani non succede nulla, perché parliamo di 12 volt. E la stessa cosa sulla 24 e sulla 48. A questo punto abbiamo ancora 12,45 volt e questo ci fa capire che la batteria in acqua comunque continua a funzionare. Sganciamo i contatti, che ovviamente farò asciugare per evitare che possa penetrare dell'acqua all'interno dei circuiti che poi andrò a testare. A questo punto togliamo la batteria dall'acqua e rimontiamola sull'auto. Ebbene ragazzi, abbiamo visto chiaramente che l'impianto è costantemente alimentato. La lampadina continuava a essere accesa e la batteria a erogare la sua corrente nonostante sia sott'acqua. Ora questo è positivo o negativo? Avete visto che alla fine del video ho detto va bene, questa la rimonto sull'auto perché rifunziona la batteria, non è un problema. Chiaramente consiglio sempre di non utilizzare, di non riutilizzare prodotti che finiscono sott'acqua, ma io sono un tecnico e so come sono i vari comportamenti di questi prodotti. Ecco perché in un test così la batteria può essere anche riutilizzata, ma di solito ragazzi tutto ciò che finisce sott'acqua non può essere riutilizzato. Vedremo dopo i motivi e lo vedremo anche non solo per la bassa tensione, ma anche per la 230. E quindi andremo a vedere che cosa può succedere al nostro impianto di casa. Insomma, dal test avete visto che la lampadina rimane accesa. A questo punto ci chiediamo se rimane accesa la lampadina, rimane acceso l'inverter? Ebbene, qui possiamo fare una serie di considerazioni a secondo dell'impianto che abbiamo. Andiamo avanti. Ebbene, la prima considerazione è quella che riguarda il piombo. Se abbiamo le batterie a piombo dove vengono prelevate le tensioni da due cavi e viene mandato positivo o negativo allo stacca batteria, al fusibile e all'inverter, ebbene quello che avete visto con la lampadina è quello che accadrebbe con l'inverter, cioè continuerà a funzionare. È diverso con le litio perché? Perché proprio sopra le litio abbiamo il BMS, abbiamo l'equalizzatore attivo, abbiamo l'Elerix, cioè abbiamo tutti quei componenti elettronici che ovviamente sommersi dall'acqua andrebbero tutti a bruciarsi. Non scoppia nulla, l'acqua è un nemico della corrente perché riesce anche a dominarlo, a spegnerlo, però attenzione perché la corrente circola nell'acqua, perché l'acqua è un conduttore ed è pericoloso, è classico, no? Attenzione, hai messo, ci sono dei fili spelati per terra, è bagnato e tu sei a piedi nudi, cioè pericolosissimo. Quindi attenzione a rispettare questa legge, cioè distanza tra acqua e corrente. Bene, cosa significa questo? Che come l'acqua salirà a livello di tutta l'elettronica che c'è lì, patatrac totale. Si brucia tutto ed è sempre tutto a bassa tensione, quindi abbiamo rovinato il BMS, abbiamo rovinato l'Elerix, abbiamo rovinato tutto, ok? Ma ancora una volta si spegnerà la batteria? No, perché nel caso si spegnerà, scusate, cesserà di erogare la batteria? No, perché nel caso dell'Elerix abbiamo sempre i poli continui. Un cortocircuito sull'Elerix non provoca l'avviamento della corrente che serve a pilotare il relè bistabile, quindi rimane tutto connesso con le litio che continuano ad erogare. Nel caso del BMS si brucerà tutti i circuiti interni, ci sono i MOSFET, si creerà un cortocircuito, può darsi ma non è detto che si sgancerà la corrente. Detto questo, c'è comunque un passaggio di tensione bassa, la 12, 24, 48 a secondo dell'impianto, che arriverà al nostro inverter. Ebbene, la pericolosità è proprio quella. Quando arriverà l'inverter, fortunatamente si bruceranno le schede e quant'altro, si interromperà l'erogazione della 230 e lì si bloccherà tutto.
Attenzione, questo però va analizzato, perché tutto quello che vi ho detto, dato che c'è sempre la legge di Murphy in agguato, non è detto che si verifichino questi casi. Sono abbastanza strani, sono abbastanza curiosi e pericolosi, per cui il comportamento dipende molto dal tipo di schede, dal circuito. Ad esempio il toroide rimane sempre alimentato sott'acqua. Si può bruciare la scheda madre, la scheda dei MOSFET, se ci sono degli integrati, ma il concetto è che c'è sempre una certa pericolosità. Ora, attraverso questa analisi adesso parliamo proprio non più delle batterie, non più della bassa tensione, ma della 230 volt che abbiamo in casa. Bene, quindi la problematica della 230 non ha a che fare con il salvavita, perché il salvavita, se viene sommerso, abbiamo la corrente che arriva dalla rete, abbiamo la corrente che arriva dall'inverter, e quindi la pericolosità è proprio la batteria che continua ad erogare. Il differenziale salvavita salta, ma quando arriviamo a monte del salvavita, tra l'inverter e il salvavita, o tra la rete e il salvavita, c'è da dire che quando ci sono queste problematiche generali, quindi quando un fiume esce, saranno gli stessi gestori di rete a sganciare la rete e quindi mancherà la corrente in tutto il paese. Ma nel nostro caso, quando siamo off grid, dobbiamo stare attenti, perché la rete viene alimentata dai nostri prodotti, dalle batterie, dai nostri inverter. Quindi che fare? Ebbene ragazzi, il primo step è posizionare i nostri impianti là dove, a fronte di un'inondazione, di un allagamento, non si sommergono gli inverter. Quindi gli inverter devono essere il più vicino alle batterie, di conseguenza è meglio se mettiamo tutto il nostro impianto, batterie, regolatore di carica e inverter, in un locale che è sopra la soglia di allagamento. Bene ragazzi, ma abbiamo visto anche allagamenti che arrivano al primo piano di casa, e quindi dove lo mettiamo l'impianto? Mettiamolo sotto il solaio. Lì abbiamo visto che c'è un'altra problematica. Qual è? Ebbene, è quella dell'eccessivo caldo. Ragazzi, non ne usciamo. Se è troppo basso c'è l'acqua, se è troppo alto c'è il caldo. Ecco perché dobbiamo sempre ragionare e calcolare non solo sul danno minore, come alcuni di voi avranno pensato, ma calcolare che cosa può succedere a fronte di eventi. Un altro evento può essere quello sismico, quando si rompe tutto, cade tutto e ci sono fili scoperti. Ebbene, queste sono le casualità della vita. Questo video non ha uno scopo risolutivo, fate così e abbiamo risolto, ma ha lo scopo di allarmarvi. Non prendete sotto gamba i vostri impianti, perché ci possono essere delle pericolosità nascoste. È per quello che dico sempre, quando mi mandate un messaggio: io ho 10 pannelli, un inverter, volevo connettere così, quanti fili metto, quanti cavi metto, non posso rispondere a questi messaggi sinteticamente quando prevede una pianificazione. Quindi o andate ad analizzare bene il vostro impianto, guardate i video, fate un webinar, consultatevi con persone competenti, elettricisti, installatori, qualificati. Ebbene, attraverso questo riuscite a pianificare un impianto, la miglior posizione delle batterie, dell'inverter, del regolatore, dei pannelli. È chiaro che se mettiamo tutto in cantina e arriviamo con un inverter ibrido, la cui tensione dai pannelli sta arrivando a 500, 400, 300, 250 volt, ebbene, a fronte di allagamento i pannelli non sono fermi e i cavi, positivo e negativo, di queste stringhe che arrivano giù, continuano a portare queste tensioni così alte in corrente continua, pericolosissime. Anche questo deve essere oggetto di valutazione. Ripeto, questo video non è un video di soluzioni, perché l'argomento è talmente vasto per cui oggi andremo ad analizzare le problematiche. Ognuno di voi, ognuno di noi dovrà pensare anche a questo, in modo da avere la massima sicurezza in armonia col proprio impianto specifico. Questa è la condizione e questo video sarà la condizione per andare a riflettere su cosa stiamo facendo. Abbiamo già fatto un impianto? Ebbene, meditiamo, ragioniamo, rianalizziamo il nostro impianto per vedere se anche sotto questo aspetto abbiamo la sicurezza. Adesso voglio parlare di un argomento molto interessante, cioè cosa succede alla nostra rete, ovvero le prese, le spine, tutti i vari elettrodomestici, quando si allagano.
Questo è un argomento molto interessante perché purtroppo se si allaga un piano terra e se saliamo anche quasi al primo piano, cioè abbiamo allagato anche cavi, tubi, canaline, che cosa dobbiamo fare? Quali sono le precauzioni? Ebbene, qui ragazzi facciamo un'analisi veloce ma globale. Questa è una lampadina a filamento di quelle che non si usano più perché consumano tanto. Voi vedete che il filetto di connessione è arrugginito. Questa era finita sott'acqua. Ebbene, questa è tutta sigillata sotto vuoto, la sciacquiamo, la facciamo asciugare bene al sole e la possiamo riutilizzare. Questo è un prodotto totalmente solido a sé, una volta pulito è sottovuoto, è sigillata. Ma ragazzi, che dire di prese, spine, tutto ciò che c'era nel muro, anche le prese del muro, non solo le spine. Bene, se entra acqua qua, apparentemente una volta asciugate potremmo riutilizzarlo, ma è rimasta quell'umidità che ha cominciato a produrre degli ossidi, poi si ficca tra le connessioni metallo-plastica. Io lo sconsiglio vivamente. Quindi queste apparecchiature, anche se sono solide come la lampadina, sono dei composti che vanno a prelevare l'acqua e l'acqua penetra in tutti i vari supporti plastica-metallo, anche se di ottone, non è che arrugginisce, però non è un bel lavoro. Quindi buttare, prese del muro, cambiare tutte le prese del muro, cambiare tutte le spine, cambiare ovviamente tutto ciò che era elettronica del nostro impianto. Non possiamo pensare di riutilizzarlo. Questo è un consiglio mio. C'è chi dice no vabbè, una scheda PCB magari non si è bruciata, la sciacquo, l'asciugo, vedo se funziona. Non c'è più affidabilità, soprattutto se c'erano dei circuiti che con l'acqua sono andati sotto tensione, quindi cortocircuito a bassa tensione e quant'altro, si è bruciato. Perché riutilizzare un prodotto così? Quindi niente apparecchiature elettroniche, niente timer digitali, niente tutto ciò che è elettronica. Che dire ragazzi invece dei cavi, sia quelli della 230, qui vedete fase neutro, che quella della continua. Ebbene, il cavo di gomma, se entra l'acqua dovrebbe funzionare. Sconsiglio vivamente di riutilizzare i cavi per un semplice motivo: si è allagata la casa, si sono riempite le canaline, è entrata l'acqua anche nei cavi perché dalle prese dove loro sono spelati e avvitati, ovviamente l'acqua è capillare, cioè si crea una capillarità per cui tutto il filo, il cavo di qualsiasi misura va ad assorbire l'acqua. Ebbene, da lì non la togliete più. Prima o poi il cavo, questo tipo di cavi, che sono anche cavi costruiti in un certo modo, non sono fatti per stare sott'acqua, non sono cavi sommergibili, il che significa che prima o poi, un anno, 2, 3, 4, cominceranno i salvavita, ovvero i differenziali, a saltare tutti, pam, pam. Perché? Perché ci sono dispersioni, ma soprattutto anche nelle canaline. E quindi se si allaga la casa cosa devo fare? Ragazzi, dovete pulire le canaline o lavarle, poi asciugarle. Perché dico lavarle? Perché ci sono due tipi di acque: le acque del rubinetto che vi ha allagato la casa e l'acqua del fiume o della fogna col fango, con i residui solidi che se entrano nelle canaline vanno a ficcarsi dappertutto. Quelli diventano grandi assorbitori di umidità, con i cavi immersi, intrisi. Ecco perché vi dico che se vi entra l'acqua a livello prese, dovete, peggio ancora se vi arriva all'altezza dove ci sono lampadari eccetera, ragazzi, dovete togliere tutti i cavi, togliere tutte le prese, le spine, gli elettrodomestici, buttare via tutto e rifare l'impianto di casa dopo aver lavato le canaline come volete voi. C'è chi lo fa con l'acqua, buttando dentro acqua per togliere i fanghi, e poi dovete lasciare mesi ad asciugare bene tutto. Insomma, questa enfasi che sto usando è perché purtroppo l'acqua come il fuoco creano due disastri simili. C'è da rifare tutto l'impianto. Non pensate ragazzi per questioni di sicurezza di riutilizzare cavi, spine, prese, basta che li lavo eccetera. Funzionano, ma è un malfunzionamento. Ora ragazzi vi dico una cosa perché è successo a me. Un aspirapolvere potente, era un 2000 watt, quindi roba che aspira, è finito in un allagamento. Io so cosa fare, l'ho tolto, l'ho aperto, l'ho lavato, l'ho sciacquato e poi l'ho lasciato al sole una settimana. Ebbene funzionava ancora, si sentiva
questo sibilo forte a motivo dei cuscinetti che insomma non è che funzionava bene, funziona ancora, ma era un test, l'ho buttato, non l'ho riutilizzato perché comunque è entrata acqua, è entrato fango, è entrato fogna, dove? Negli avvolgimenti, nei motori, nelle spazzole, cioè tutto è intriso di un qualcosa che non va bene ai nostri impianti, cioè acqua, fango, residui solidi, fogne, residui ossidi metallici, ruggini, tutto questo si va a ficcare nelle apparecchiature. Io ho fatto questo esempio perché è più eclatante, è una lampadina, la laviamo, va bene, ok, la riuso, ma già se fosse una LED dove entra l'acqua nelle schede, perché le LED sono di plastica, viva il vintage sotto questo aspetto. Ebbene ragazzi, non riutilizziamo niente, cambiamo tutti i cavi, cambiamo tutte le spine, le prese e soprattutto tutta l'elettronica. Ragazzi, detto questo, avete visto anche gli esperimenti che ho fatto, c'è molta pericolosità, andate ad analizzare il vostro impianto se l'avete già fatto e andate a riflettere su quello che farete. Spero che questo video messaggio sia chiaro per andare a fare le cose in maniera accorta, perché chiaramente poi la casualità della vita può succedere sempre, non parliamo di quello, parliamo invece di qualcosa che non avendo ragionato e meditato potrebbe crearci un danno. Ebbene questo video ragazzi è l'occasione per andare a riflettere su cos'è un'alluvione, un'inondazione, un'esondazione, un allagamento. Quando l'acqua entra, l'acqua di un fiume, non abbiamo tempo di andare a spostare 95 kg di 15 kWh di litio o peggio ancora 400 kg di piombo o sganciare subito rapidamente mentre ci sale dalle caviglie l'acqua. Dobbiamo pensarci prima. Ragazzi, questo video è finito. Spero di essere stato drammaticamente utile a tutti voi. Spero di ricevere commenti che facciano capire che avete capito l'importanza che abbiamo, ragazzi, io in primis, tutti noi, che abbiamo capito l'importanza di questa pericolosità, l'acqua, la nostra amica che serve, che irriga, che ci dà la vita, eccetera, può diventare il nostro peggior nemico se non andiamo a fare le cose in maniera attenta e valutata. Poi ragazzi, la casualità può capitare a tutti, ovviamente dispiace tanto quando capita ed è una situazione che non si può rimediare con faciloneria. Andiamo a sostituire tutto e andiamo a rifare l'impianto in modo da partire sereni e con la casa asciutta. Non facciamo gli impianti, non rifacciamo l'impianto se ci sono ancora tracce di umidità, di acqua, se no ce la portiamo all'interno di tutte le nostre apparecchiature. Spero ragazzi che questo video sia stato veramente utile. Se volete iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.